Ciao a tutti cari amici del Sagittario, benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Oggi vedremo le previsioni generali per la seconda parte di marzo. Come dico sempre sono letture collettive, quindi prendete solo i messaggi che vi risuonano. Se poi volete avere un messaggio più completo potete ascoltare anche il vostro ascendente o segno lunare. In descrizione vi lascio il link di un video che spiega proprio come mettere insieme il messaggio di questi 3 oroscopi. Bene. Mostrami, Sagittario, tendenze energetiche generali, grazie. Wow! L'imperatore. Parliamo di stabilità, parliamo di quello che è una sorta di concretezza, parliamo di quello che è il raggiungimento eventualmente di certi tipi di obiettivi per i quali si è lavorato molto, per i quali si è lavorato sodo, ok? Normalmente la stabilità dell'imperatore è una stabilità che quando arriva resta. Andiamo a vedere adesso nello specifico perché c'è l'imperatore per voi. Dunque, partiamo subito con un 5 di bastoni e un asso di spade. Allora, probabilmente qui si arriva da una fase leggermente conflittiva o se fosse per esempio anche un'attesa di lavoro mi parlano di concorrenza, quindi di una sorta di competizione, se vogliamo, che magari si è sviluppata all'interno di questo progetto, di questa situazione, di questa azienda o gruppo. L'asso di spade parla di quello che è una sorta di chiarezza mentale che voi potreste avere in questo periodo o la necessità ehm, di dover tagliare determinati tipi di energie, okay. Abbiamo poi la giustizia che anch'essa fa riferimento a qualche cosa che si vorrebbe o si dovrebbe magari lasciare indietro. Parla anche di quello che, potrebbe essere un qualche tema a livello burocratico, o una sorta di ricerca, se vogliamo, anche di quello che è un equilibrio. L'imperatrice pa guardate che caso, qui è uscito l'imperatore e qui l'imperatrice. L'imperatrice può far riferimento al fatto che in questo momento non riusciate ad espandervi, non riusciate a vivere di quello che è magari una certa abbondanza, insomma, è come se vi mancasse questa sorta di capacità di espansione. Abbiamo poi anche un cavaliere di denari e un cavaliere di coppe. Quindi potrebbero essere 2 energie diverse, 2 persone che magari entrano, in questa situazione, in questo nuovo progetto, insomma. O se fosse magari per voi una stesa di tipo romantico, potrebbero essere 2 persone diverse, che con le quali magari avete a che fare in questo periodo. Il cavaliere di denari potrebbe rappresentare una persona che magari è un po' più timida, è un po' più, così, diciamo va avanti in modo un po' più tranquillo, un po' più passo passo, ecco. Mentre il cavaliere di coppe potrebbe far riferimento a un qualche tipo di offerta che vi viene fatta o a una persona appunto che arriva per farvi un'offerta. Per qualcuno potrebbe anche semplicemente, queste 2 energie potrebbero rappresentare il modo di andare avanti in questa situazione dove, il cavaliere di pentacoli dice che state andando avanti veramente a rilento, e comunque il cavaliere di coppe potrebbe anche essere la vostra energia, cioè nel senso che siete voi che volete fare, un qualche tipo di offerta a qualcuno, okay? E terminiamo con la temperanza. Wow! Quindi parla di equilibrio la temperanza, parla di quello che è una sorta di guarigione, che può essere sia spirituale che anche proprio da un punto di vista fisico, e parla comunque anche di quello che è un equilibrio, quindi, avete comunque 2 carte, la giustizia e la temperanza, che mi parlano di quello che è un equilibrio. E l'imperatore parla di una certa stabilità. Quindi sento che comunque questo questo momento, questo fine mese, diciamo questi 15, 20 giorni, vi porteranno quello che è un nuovo, se vogliamo, equilibrio, okay? Andiamo a vedere nello specifico perché ci sono queste carte. Allora, spiegatemi okay, grazie.
Il 5 di bastoni è spiegato da un 10 di bastoni ad un 7 di coppe. Qui c'è qualcuno che si deve lasciare indietro determinati tipi di aspettative, o mi verrebbe da dire di illusioni, che poi non sono neanche vostre, sono degli altri, ed è per quello che probabilmente c'è tutta questa competizione, tutto questo... sì, questa lotta, queste discussioni che sento siano più esteriori che interiori, okay, è come se, qualcuno avesse bisogno di lasciarsi indietro come dire, la passione, il fervore di qualcun altro nel valutare tutto quelle che sono queste possibilità, okay, o per qualcuno potrebbe far riferimento al fatto che quelle che potevano essere possibilità in realtà sono illusioni, bisogna lasciarsele indietro, okay? Quindi qui abbiamo un 10 che segna la chiusura di un ciclo e qui abbiamo un asso che determina l'inizio di un nuovo ciclo, okay? Andiamo a vedere questo asso di spade di che cosa parla nello specifico. 10 di spade al contrario e la regina di pentacoli. Allora, qui si tratta di lasciarsi indietro, qualcuno potrebbe essere, visto che abbiamo anche una regina di denari, o la sofferenza che qualcuno vi ha provocato. E di nuovo un altro 10, quindi di nuovo chiusura di un ciclo, apertura di un altro ciclo. Io sento che qui c'è qualcuno che ha voglia di giustizia. Abbiamo anche la torre e un'altra volta l'imperatore. Qui c'è un qualche cosa che deve essere messo in chiaro. Per qualcuno sento che fa riferimento proprio a quello che è una casa, quindi bisogna mettere nero su bianco quello che potrebbe essere, la proprietà proprio di questo immobile, di questo edificio o anche di questa azienda, perché per qualcuno potrebbero essere 2 soci che devono dividere le cose in modo chiaro, in modo concreto, okay, ehm, perché comunque, essendoci una torre, c'è un qualche tipo di sicurezza che viene a mancare ed è proprio la sicurezza di cui parla l'imperatore. Cambia, okay, non dico che proprio non abbiate più sicurezze, però per giustizia divina un qualche tipo di equilibrio viene smosso. Andiamo a vedere l'imperatrice. Wow. Allora, abbiamo la stella, il 4 di coppe e il 5 di coppe. Quindi l'imperatrice mi parla di un sento che, come vi dico, è come se ci fosse stato un desiderio, ci fosse la volontà o magari qualcuno si aspetta l'aiuto di una persona esterna e questo aiuto in realtà non arriva. Potrebbe essere un aiuto di una persona esterna, o magari qualcuno si aspetta un aiuto di tipo divino, perché vi ricordo che comunque la giustizia fa anche riferimento a quello che è la giustizia divina. Ed è come se, probabilmente qui avete ricevuto qualche tipo di ingiustizia, per cui adesso vorreste che le cose fossero riequilibrate, no? Andiamo a vedere il cavaliere di pentacoli. Cavaliere di pentacoli è spiegato da un 6 di pentacoli e da un 5 di pentacoli. Sì, è che qui davvero, qualche cosa non è andato storto, mi verrebbe da dire. Io vi dico, c'è questo cavaliere di pentacoli che è spiegato da queste 2 parte che da queste 2 carte, che da un lato sento, è come se parlassero di equilibrio di nuovo anche qui, perché il 6 di denari è una carta che parla di equilibrio, e quindi è come se ci fosse questa persona che dà, ma goccia a goccia, poco per volta, dà il giusto, non dà mai troppo in abbondanza, però dall'altra parte c'è una sorta di delusione, no, è come se voi foste delusi da quello che vi dà questo personaggio, questo cavaliere, scusate, di denari. Andiamo a vedere il cavaliere di coppe è spiegato dalla forza e dal 10 di pentacoli. Ancora una per piacere. 9 di pentacoli. Allora, l'offerta che vi fa questo cavaliere di coppe potrebbe essere un'offerta inerente, se fosse per voi un'estesa lavorativo, quello che è, diciamo, un'offerta di tipo appunto economico, che potrebbe rendervi veramente indipendenti.
ma sento che dovreste avere la forza di staccarvi da un qualche tipo di gruppo familiare piuttosto che un gruppo aziendale, appunto, c'è comunque da fare un distacco. Di nuovo un altro 10, un 10 e un 10, c'è la torre, c'è l'asso, quindi si va verso quello che è un nuovo ciclo, io sento, che potrebbe essere un nuovo ciclo di stabilità. E vi ricordo che dopo alla fine la lettura finisce con una bella carta della temperanza che mi parla di equilibrio, quindi, ok? Per cui quello che sento è che questa offerta potrebbe in qualche modo cambiare la vostra realtà. Andiamo a vedere la temperanza, per piacere, grazie. Wow! Ruota della fortuna, sì, qualche cosa cambia nel vostro... E guardate, e la temperanza un'altra volta. C'è un cambio, guardate, non poteva finire meglio la stesa, ve lo dico, perché avete la ruota della fortuna e la temperanza, il cambio del destino, se vogliamo, e la guarigione, l'equilibrio, quello che è un risveglio spirituale, quello che è un aiuto di tipo divino, quello che voi aspettavate qua come giustizia divina, vi arriva, magari non come ve l'aspettavate, ok? Però arriva un nuovo equilibrio e potrebbe proprio grazie essere all'offerta che vi farà questo cavaliere di coppe. Volevo vedere se riuscivo a dirvi ancora qualche altra cosa di questo cavaliere di denari. Ancora una carta, per piacere, grazie. Sì, è come... Allora, se fosse una stesa di lavoro, la sento un po' così, è come se questa fosse un'energia del posto di lavoro dove già siete, o comunque del gruppo, se fosse una famiglia, diciamo così, dove già siete, dove vi danno poco e vi fate bastare quello, fondamentalmente. Invece di qua c'è la prospettiva, magari sono due offerte di lavoro diverse, c'è la prospettiva, o due persone a livello romantico diverse, di creare qualche cosa di più concreto, ok? Che vi riempia, che vi appaghi proprio di più. Guardate, ci sono tanti denari in realtà, quindi potrebbe essere veramente che risuoni come una stesa di lavoro che vi dia la possibilità di creare questa nuova stabilità, ma potrebbe anche essere ehm, una nuova persona che arriva nella vostra vita, o due, in realtà due, se voi in questo momento non avete nessuno, ok? Per qualcun altro entreranno due persone, sta a voi scegliere quale persona è più adatta a voi, ok? Wow. Che bello, fatemi sapere poi nei commenti, scrivetemi. Ok, andiamo a vedere conscio e inconscio con i tarocchi di Osho. Io intanto vi ricordo che se volete supportare il canale potete mettere un like al video, potete iscrivervi, potete condividere o anche solo commentare. Due carte per gli amici del Sagittario, per piacere, grazie. Grazie. Allora, abbiamo rinascita, che vi faccio notare era cascato al contrario ed è un 10 di spade, qui il 10 di spade ce l'avevate al contrario. E gli amanti. Amici miei, la rinascita, beh, la carta direi che parla proprio da sola. Quello di cui siete consapevoli è di questo tipo di cambiamento che o dovete fare o state già facendo. Io sento che già siete working in progress perché già li avete qui all'inizio della stesa, quindi secondo me è una rinascita di cui voi siete consapevoli e in realtà state già facendo, ok? O perlomeno siete su quella strada. Quello di cui non siete consapevoli è che dovete un attimino forse lavorare un po' di più su quello che è il vostro amor proprio. Dovete imparare un attimino ad amarvi di più e a non stare a ascoltare tanto le aspettative degli altri. La carta degli amanti fa anche riferimento al fatto che si debba effettuare una scelta. Può essere una scelta d'amore o una scelta, magari se per voi vibrasse come una stesa di lavoro, bisogna fare una scelta fatta col cuore. Cioè se io già in fondo so che quel lavoro non mi piace, che è sottopagato, che mi renderà frustrato, magari dico di no, perché già lo so. Ultima carta per gli amici del Sagittario, andiamo a vedere che altro consiglio. Ok,
Ok, che altri consigli? Ok, allora, questa carta parla di alchimia interiore, quindi vi dice che per, diciamo così, attivare questa alchimia interiore, questo senso di trasformazione interiore, bisogna reagire alla paura con l'amore, amor proprio. Mm? E poi abbondanza. Quindi quando le intenzioni del tuo cuore sono per servire l'umanità, le porte dell'abbondanza si aprono naturalmente. Abbondanza, quello che adesso in questo momento non avete. Mm? Guardate, la stesa finisce veramente con 3 bellissime carte, ok? Forse il periodo difficile è un po' adesso, ma non difficile perché più che altro che dovete fare chiarezza mentale. Dovete fare chiarezza mentale su quello che è importante per voi, su quello che non lo è e di lì focalizzarvi perché voi avete bisogno di creare la vostra abbondanza, come dice anche qui. Abbondanza. Ok? Vi ricordo che la carta tema è un imperatore. L'imperatore ha un impero, ha costruito un impero, è nell'abbondanza, quindi state andando verso quel tipo di energia, ok? Però ecco, forse qui c'è ancora bisogno di tagliare qualcosina. Bene, cari amici del Sagittario, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura in qualche modo vi sia stata utile. Io vi ringrazio tanto per il tempo che avete trascorso qui con me. Vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!